Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come avrete già notato, probabilmente tutto il mondo più o meno sta parlando di Hollow Knight Silksong, l'attesissimo nuovo titolo della Team Cherry, uscito qualche settimana fa e che in un attimo ha raso al suolo e spianato qualsiasi server dove fosse possibile farne il download. E sono abbastanza sicuro che magari sarete anche stanchi di sentirne parlare. Però vorrei prendere la palla al balzo, sfruttare questa uscita che ha fatto così tanto scalpore per farvi conoscere un po' meglio uno dei generi che personalmente è uno dei miei preferiti, ovvero i Metroidvania. Abbiate pazienza se ogni tanto li chiamerò Metroidvania perché purtroppo fin da piccolo li ho chiamati così. E per chi non lo sapesse che cos'è un Metroidvania, è un genere di giochi, una tipologia, come ci sono i platform, come ci sono i giochi di ruolo, i sparatutto, eccetera. Solo che in realtà i Metroidvania differiscono dagli altri generi perché in realtà non lo sanno nemmeno loro cosa sono. So che molti di voi magari dopo questa affermazione diranno «Oh, non è vero, i Metroidvania sono questo, questo e questo». Fidatevi di me, la questione è un po' più complicata. Soprattutto il primo errore che facciamo tutti è pensare che i Metroidvania siano nati proprio con Metroid e Castlevania, perché la parola ovviamente è l'unione di questi due. Ma in realtà, se proprio vogliamo dirla tutta, sono nati prima, ma buoni perché ci arriviamo con i dovuti passaggi. Quindi andremo sì di nuovo indietro nel tempo, torneremo anche negli anni '80, ma questa volta arriveremo anche ai giorni d'oggi e cercheremo di capire come mai un titoletto che ha impiegato ben 7 anni di sviluppo è riuscito a bloccare qualsiasi piattaforma di gaming e con le sue vendite ha quasi ridicolizzato case ben più grandi, più importanti e che si stanno concentrando in altri sviluppi per quanto riguarda il gaming, grazie a tutto l'hype che è riuscito a costruirsi nel tempo. Più o meno a metà degli anni '80 eravamo all'inizio della transizione che stava avvenendo tra i videogame da sala giochi e le home console grazie proprio all'uscita del primissimo Nintendo. E in questa fase la maggior parte dei titoli erano sparatutto a scorrimento verticale o orizzontale che sia, puzzle game vari e platform proprio come Super Mario. Ma il passaggio alle home console portò gli sviluppatori a cambiare piano piano ottica. Mentre prima dovevi sviluppare un titolo che doveva essere intuitivo da subito, perché non potevi permetterti che un giocatore spendesse gettoni per capire come si giocava, lui doveva mettere il gettone e già essere pronto, aver capito quello che aveva tra le mani. Poi per carità con il tempo migliorava, però se tu mettevi 200 lire dentro Super Mario tu sapevi che dovevi andare avanti e saltare sopra i nemici per completare i livelli. Ma ora che c'erano le home console, che i giochi te li eri portati in casa, i giocatori avevano tutto il tempo del mondo per imparare nuove meccaniche magari più complesse. E fu proprio grazie a questo passaggio che alcuni sviluppatori implementarono una meccanica di mappa non lineare, perché alla base dei Metroidvania c'è proprio questo concetto, ovvero il fatto che a differenza dei normali platform dove lo scorrimento, il passaggio tra un livello all'altro è fisso, su Super Mario tu fai sempre quei livelli per arrivare alla fine, così in futuro anche su Metal Slug, su Ghosts and Goblins e così via. Mentre i primissimi titoli ad inserire questa non linearità, cioè il fatto che tu potevi arrivare alla fine prendendo più percorsi che sceglievi liberamente, iniziò addirittura nel 1984 su un titolo che si chiamava Below the Root, sviluppato da un certo Dale DeSharon per Commodore 64, IBM e Apple II. Un titolo che era ambientato in un mondo fantasy di Green Sky che rappresentava una giungla gigantesca dove tu addirittura potevi scegliere tra 5 personaggi diversi e piano piano dovevi farti strada all'interno di questa avventura per scoprire questo nuovo mondo, esplorando e risolvendo puzzle, però mantenendo sempre un ambito platform. Ma a differenza di altri titoli più semplici, dove magari bastava essere colpiti una volta per perdere la vita e poi quindi ricominciare, in Below the Root avevi più livelli di HP oppure di stamina che potevi ripristinare rispettivamente sia con degli oggetti che con del cibo. E poi c'erano anche delle iterazioni molto più simili a quelle che trovavamo nelle avventure grafiche, non era semplicemente avvicinarsi a un nemico
nemico a un oggetto e premere il tasto azione, ma tu avevi tutta una scelta di azioni da fare in base all'oggetto o al personaggio con cui ti trovavi ad interagire. Ma se un gioco come questo potrebbe non identificare molto il genere Metroidvania, per quanto sia uno dei precursori del genere, cioè ha delle basi che lo legano, c'era in realtà un altro titolo che vi sembrerà molto più legato al genere, ovvero Montezuma Revenge, uscito anche lui per le principali home console e home computer a 8 bit, compreso addirittura questa volta lo ZX Spectrum. Il giocatore si trovava a impersonare Panama Joe, un avventuriero che si trovava all'interno di un labirinto di una piramide azteca, piena di nemici, ostacoli, trappole e pericoli generici, ma all'interno di questa piramide, a differenza degli altri platform, tu appunto potevi muoverti dove volevi e tornare anche indietro volendo, cioè potevi rivisitare le zone dove eri passato in precedenza. Dovevi trovare delle chiavi per aprire nuove sezioni per darti l'accesso a nuovi livelli, potevi collezionare degli equipaggiamenti come spade, amuleti, torce. Il gioco era veramente gigantesco perché addirittura comprendeva tra tutto quanto 99 diversi livelli all'interno di questa piramide, quindi era un labirinto molto esteso. Ma ci sono due aspetti molto particolari di questo titolo. Il primo è che è stato sviluppato da un sedicenne che l'aveva creato per Atari 800 e che portò una versione ancora non completa del gioco al Consumer Electronics Show. Sì, ti faccio salutare, sì. Si è montato la testa perché ha scoperto di essere diventato una star. Oh. Ma perché mi devi sempre mozzicare? Spiegami. Dai. Non mi agguantare le chiappe di nuovo, Dicevamo, la seconda particolarità sta proprio nel titolo. Sì, perché quando vai in Messico e ti dicono che hai preso il Montezuma Revenge, significa che t'è presa la cacarella, la diarrea, perché il tuo stomaco non è abituato a quel tipo di cucina. Comunque, a onor del vero, ci fu anche un altro titolo dove questa non linearità cominciava a vedersi. Era un titolo del 1985 che si chiamava Brain Breaker, uscito soltanto in Giappone per Sharp X1, che è ambientato in un mondo futuristico dove la nostra protagonista Sayaka si ritrova su un pianeta comandato da delle macchine dal quale lei deve riuscire a scappare. E anche in questo caso, nonostante non ci sia un passaggio netto tra un livello e l'altro, hai comunque la possibilità di muoverti in side scrolling, cioè sempre da destra verso sinistra, in un'ottica molto più simile a quella di un open world rispetto al classico platform in 2D. Ma fu soltanto nel 1986 che la Nintendo, dopo aver rilasciato alcuni dei suoi titoli di punta più importanti, e soprattutto ispirandosi proprio a The Legend of Zelda, fece uscire il primo Metroid per il suo Famicom Disk System, mentre arriverà in America sul NES soltanto un anno dopo. Prodotto dal leggendario Gunpei Yokoi, uno degli inventori dei creatori del Game Boy, era un titolo sia di avventura che platform che però si basava quasi interamente sull'esplorazione per trovare dei power-up, dei potenziamenti che ti permettevano di entrare in aree precedentemente inaccessibili. La storia più o meno la conoscete tutti, in questo caso il giocatore controlla la nostra Samus, una cacciatrice di taglie che era stata ingaggiata per andare a recuperare i vari Metroid sottratti dai pirati spaziali. E gli stessi sviluppatori, soprattutto i designer, ammisero che si ispirarono molto all'universo di Alien di Ridley Scott, sia nelle ambientazioni che nei mostri soprattutto. Alcuni aspetti innovativi di questo gioco erano che i famosi power-up, i potenziamenti, le armi che trovavi, a differenza degli altri platform che si trovavano a quei tempi, non erano temporanei, come per esempio quando su Super Mario prendevi la stella, ma una volta acquisiti diventavano fissi, addirittura alcuni sono necessari per completare il gioco stesso. Se non li trovi non riesci ad arrivare alla fine. Uno dei più famosi è il fatto che Samus riesce a trasformarsi in una Morph Ball che le dà appunto accesso a cunicoli e labirinti dove invece normalmente non sarebbe riuscita ad entrare. Fu anche uno dei primi titoli a utilizzare un protagonista donna, e questa cosa successe quasi per caso, perché una volta creato tutta l'ambientazione e più o meno la struttura hanno detto: oh, ma non sarebbe figo se il protagonista fosse donna? E molti giocatori ai tempi ci rimasero male
male su questa scelta, perché il gioco in sé per sé ha 5 diversi finali che riesci a sbloccare in base a quanto tempo impieghi per finire il titolo, e sul terzo, quarto e quinto finale vedi proprio Samus che si leva l'armatura, quindi mostrando a tutti che in realtà dentro c'è una donna. I giocatori ci rimasero di sasso, ma soprattutto perché nel manuale di istruzioni in inglese del titolo non si sa se fu un errore di battitura o semplicemente il fatto che i traduttori questa cosa non la sapevano, ma non si riferivano al protagonista con pronomi femminili, bensì maschili. Fu da lì che per la maggior parte dei giocatori Samus era un uomo. Oltre a questo, il gioco in Giappone uscì per Disk System, quindi tu avevi una memory card per salvare i progressi, ma ci volle del tempo invece per portare queste funzionalità per la versione del NES, quindi ovviarono a questo problema aggiungendo un sistema dove tu potevi inserire una password per riprendere da un certo punto in poi. E qui forse nacquero i primissimi cheat, come per esempio i codici in Harpa's Sword, che permetteva a Samus di diventare invincibile, oppure Justin Bailey, che ti faceva iniziare il gioco senza armatura. Ma il vero cambiamento epocale ci fu con il terzo titolo, ovvero Super Metroid, uscito nel 1994 per Super Nintendo, dove ovviamente con il passaggio da 8 a 16 bit, al di là delle migliorie grafiche nettamente superiori rispetto alla precedente generazione, vennero migliorati tutti gli aspetti presenti, ma anche apportate molte aggiunte, al di là del numero sia delle abilità che potevi acquisire, sia delle stesse armi che potevi andare ad utilizzare. Più genericamente era stata introdotta una barra superiore dove tu vedevi sempre i tuoi livelli di energia, lo stato delle tue munizioni e delle tue armi secondarie eccetera, ma soprattutto una minimappa che ti faceva capire in quale area ti trovavi e quali erano quelle adiacenti, se le avevi già visitate oppure no, proprio per aiutarti in questa massiccia esplorazione. Ma oltre a questo introdussero anche la schermata dell'inventario, dove avevamo la possibilità di cambiare equipaggiamento sia per quanto riguarda le armi, sia per quanto riguarda i potenziamenti del nostro esoscheletro che mano a mano acquisivamo nel tempo. E questo è il Metroid che viene proprio visto come primissimo titolo, come vero e proprio inizio di questo nuovo genere Metroidvania. Non entrerò troppo nei dettagli di questi titoli, perché in realtà vorrei portarvi sia la storia di Metroid un giorno che anche quella di Castlevania. Quindi fino a questo punto abbiamo capito che nel genere Metroidvania noi abbiamo un gameplay principalmente platform ma non lineare. Il protagonista può decidere di esplorare, di tornare indietro e deve sbloccare delle abilità per accedere a tutte le varie aree della mappa. Castlevania, o Castlevania, fatemelo chiamare come lo diciamo in italiano, è una serie che iniziò nel 1986 proprio sul NES con il primissimo titolo, chiamato semplicemente Castlevania, oppure conosciuto in Giappone come Akumajo Dracula, sviluppato dalla Konami e catalogato come action platform game, proprio perché noi prendevamo il controllo di Simon Belmont, un appartenente ad una famiglia di cacciatori di vampiri, che entra proprio nel castello di Dracula per cercare di sconfiggerlo a seguito della sua riapparizione dopo ben 100 anni che era stato sconfitto appunto da un suo antenato. Il titolo si compone con 6 blocchi da 3 livelli ognuno, quindi un totale di 18 stage. È a scorrimento laterale e il nostro protagonista si troverà a dover combattere contro orde di mostri più disparati, ma anche la possibilità di interagire con degli oggetti per trovare delle armi di supporto, alcuni segreti, la possibilità di curarsi, eccetera. Mantenendo però un gameplay lineare, nel senso i livelli ok sono grandi, ti danno una buona mobilità, ma tu devi seguire sempre lo stesso percorso per poter arrivare al boss finale che appunto è Dracula, e questo non faceva parte della categoria Metroidvania. Ci rientrava molto di più la sua controparte giapponese, perché quasi contemporaneamente uscì un titolo chiamato Vampire Killer, che in Giappone si chiamava esattamente Akumajo Dracula, che non uscì per Nintendo ma per MSX2 ed è uscito come Vampire Killer in Europa proprio perché ancora non era stato registrato il marchio Castlevania. In questa versione, dove i personaggi sono gli stessi, il boss finale è lo stesso, la trama è la stessa, in realtà cambia molto il gameplay. C'è una componentistica molto più simile a quella del labirinto, cioè tu devi muoverti tra i vari stage per cercare delle chiavi che ti
ti permettano di andare avanti nel gioco. Quindi, nonostante si tratti dello stesso titolo, le meccaniche sono abbastanza differenti. Nonostante Castlevania per NES avesse il side scrolling, cioè mentre tu ti muovi lo schermo si sposta insieme a te, siccome questa possibilità non era presente nell'MSX, si utilizza semplicemente quello che in inglese viene chiamato il flip screen, ovvero ti cambia l'intero scenario una volta che passi da un livello all'altro. Ma il primissimo Castlevania ad avere un gameplay non lineare sarà Castlevania 2 Simon's Quest, uscito tra il 1987 e 88 rispettivamente per Famicom e per NES. Tornavamo nei panni di Simon Belmont, che si trovava di nuovo ad affrontare Dracula. In realtà questa volta era stato diviso in pezzi, lui doveva ritrovarli tutti per poi sconfiggerlo di nuovo definitivamente. In questo nuovo titolo però non si introduceva soltanto la non linearità, ma anche degli aspetti prettamente legati ai giochi di ruolo, come sia la possibilità di andare dai mercanti per acquisire nuovi oggetti, il fatto che potevi cambiare anche la tua stessa arma principale, che in questo caso era appunto la frusta, ma ancora più importante, puoi guadagnare dell'esperienza dai tuoi combattimenti per salire di livello e aumentare quindi le tue statistiche. Oltre a questo il gioco però era attento anche a diversi particolari, perché oltre ad avere la possibilità di muoverti liberamente tra tutti gli scenari, c'era anche la questione del tempo. Se tu andavi a visitare uno scenario durante la notte, dove la mattina trovavi gli umani, i venditori eccetera, a quel punto invece erano stati sostituiti da degli zombie e quindi eri costretto a combatterli. Poi mano a mano che trovavi le parti di Dracula le potevi anche riutilizzare come delle armi o addirittura come degli scudi. Erano state fatte tante piccole aggiunte al titolo originale che avevano portato la serie a sbilanciarsi, se vogliamo, un po' di più verso l'aspetto gioco di ruolo più che il vecchio e puro action platform. Ma il titolo più rappresentativo di questo passaggio, l'apoteosi a livello di programmazione, probabilmente uno dei migliori giochi mai usciti sulla faccia della terra, è proprio Castlevania Symphony of the Night, uscito per PlayStation 1 nel 1997. Sia per PlayStation, che è questa versione che vedete qui, sia per Sega Saturn. Di questa ne riparleremo perché sono riuscito a metterci le mani sopra, ma ancora non ce l'ho. Dopo Simon's Quest, la Konami era tornata a sviluppare i Castlevania in stile action platform, mentre con lui hanno deciso di stravolgere tutto di nuovo. Si sono ispirati ai vari titoli di Zelda, con la storia che per sbloccare diverse aree ti servivano i puzzle game, ti servivano nuove abilità eccetera, e hanno fatto uscire questo dannatissimo capolavoro. In Castlevania Symphony of the Night, anche di questo non voglio parlarvene troppo perché voglio assolutamente portarvi la storia, vestiamo i panni di Alucard. Già visto su Castlevania 3 ma come personaggio secondario, questa volta è proprio il protagonista ed è il figlio di Dracula che entra nel suo castello per cercare di capire come mai l'erede dei Belmont, in questo caso Richter, è come se fosse impazzito e avesse preso il posto di Dracula. Non vi spoilerò troppo la storia perché anche in questo caso ci sono ben 4 finali, però alcune genialate inserite all'interno di questo titolo ve le devo dire. Oltre al fatto che all'interno di questo titolo sono stati inseriti degli aspetti legati ai giochi di ruolo, cosa di cui io sono contentissimo, cioè tu hai proprio il tuo menu stile Final Fantasy, dove puoi andare a cambiare gli equipaggiamenti sia delle armi che delle armature, che dei familiars stessi, perché ci sono anche degli spiritelli che tu puoi selezionare uno alla volta, che ti danno una mano durante il gioco e che anche loro possono crescere di esperienza proprio come te e diventare mano a mano sempre più potenti e acquisire delle abilità che ti permettono in qualche caso di sbloccare anche diversi punti della mappa. Sulla storia delle abilità ci potrei stare un giorno intero perché ci sono anche quelle collegate alle stesse armi. Ci sono gli scudi, tu fai delle combinazioni quando hai un certo scudo e casti una determinata magia. E tra le tante ce n'è addirittura una che è una mucca. Ma poi ci sono anche le abilità stesse che ha il personaggio. Ti puoi trasformare in lupo, in pipistrello, in nebbia, appunto per passare in alcune aree che invece normalmente erano bloccate con le sbarre. Hai tutta una serie di attacchi legati alle armi che equipaggi, ma hai anche delle magie che puoi lanciare. La famosissima Soul Steel, che colpisce tutti i nemici presenti sullo schermo e ti ricarica l'energia vitale con la loro, ma che è una roba assurda da fare ogni volta perché è una combinazione maledetta che è un secondo che sbagli il tempismo e intanto ti secca.
mancano. Ci sono dei mercanti dai quali puoi comprare degli oggetti particolari che ti permettono di avere le armi infinite, c'è di tutto all'interno, ma la cosa più geniale secondo me, dove si vede l'importanza di collegare il lavoro del designer, del level designer, con quello del creatore della storia, perché questi due aspetti nei Metroidvania devono essere sempre allineati, è che a un certo punto, se riesci a sbloccare il secondo finale, lo chiamano, ma in realtà diventa un intermezzo, il castello, cioè la mappa che è già gigantesca di suo, si inverte e tu finisci nel castello rovesciato. A quel punto devi riesplorarlo tutto da capo, ma stai sottosopra, quindi capisci che il level design era fatto apposta per permetterti di essere esplorato sia passando dal pavimento che dal soffitto. Cioè questa è una roba geniale, ragazzi. Io chi cavolo avrà sviluppato quel castello gli darei una laurea, honoris causa su game designer solo per quello, perché poi ovviamente col castello invertito ti cambiano tutti i vari accessi alle stanze segrete eccetera, quindi è come se apri un altro gioco e questo lo rende gigantesco come titolo. Ci sono poi i vari segreti che volendo potete riuscire a giocare anche nei panni di Belmont. La versione per Sega Saturn ha delle aggiunte rispetto a quella per PlayStation, purtroppo è ancora soltanto in giapponese, per quanto siano state fatte delle traduzioni fan-made molto ben realizzate. Ma una curiosità su questo titolo è che in realtà, ragazzi, non doveva uscire per PlayStation, ma poteva essere il titolo che avrebbe salvato il Sega 32X, perché in realtà l'inizio e lo sviluppo fu proprio per l'add-on di casa Sega. Ne crearono anche un prototipo, le leggende dicono che esista e non so quanto possa costare avercelo all'interno di una collezione, ma alla fine la Konami, viste le scarsissime vendite del 32X e l'avvento della PlayStation, decise di abbandonare il progetto per buttarsi nella console di casa Sony e fare comunque un'altra versione invece per il Sega Saturn. Ok, finalmente è uscita sia la serie di Metroid che quella di Castlevania. Come si è creato da tutto questo alla fine il termine Metroidvania e soprattutto cosa significa di preciso? Innanzitutto il termine probabilmente, perché non è sicuro, dovrebbe essere stato inventato da un certo Scott Sherkey, un giornalista che lavorava presso il sito oneup.com, che lo utilizzò per primo per descrivere i titoli della serie Castlevania che però avevano degli elementi in comune invece con la serie di Metroid. Ma cosa si intendeva quando si utilizzava questo termine a quei tempi? Prima di tutto che il titolo deve comprendere una mappa molto grande che tu devi mano a mano andare ad esplorare passando tra una stanza e l'altra. Non tutte le aree di questa mappa devono essere accessibili all'inizio, ma hai bisogno di sbloccare delle abilità per potervi accedere. Normalmente per acquisire queste abilità sei costretto ad affrontare un boss. Le mappe non devono assolutamente essere lineari e solitamente ogni volta che rientri in un livello, sia che lo vedi per la prima volta sia che lo stai visitando per la seconda, deve esserci il respawn dei nemici che ti permettono appunto di acquisire oggetti, esperienza eccetera. Questi sono gli aspetti generali quando si parla di genere Metroidvania. Però direte voi, aspetta un attimo, ma in realtà stai parlando anche di Zelda, soprattutto dei primi Zelda, perché anche lì c'è una mappa gigantesca che però tu esplori un settore alla volta, hai la possibilità di acquisire nuove abilità, ci sono in qualche caso anche i puzzle game per poter andare in altre zone, quindi in teoria è tutto regolare. Diciamo che Zelda non fa parte di questa categoria però perché i Metroidvania è vero che ti danno la possibilità di muoverti in una mappa molto vasta, ma sempre mantenendo un ambito platform e soprattutto con il side scrolling, cioè tu passi da un livello all'altro principalmente muovendo il personaggio a destra, a sinistra o facendolo salire delle scale al piano superiore. Non è invece come Zelda che ha anche il top down, cioè ti puoi muovere in tutte le direzioni. Ma secondo Koji Igarashi, uno degli sviluppatori di Symphony of the Night, c'erano degli aspetti ancora più importanti che associavano un gioco al nuovo genere di Metroidvania. Il primo è che il game design della mappa deve essere strutturato in modo da essere sì gigantesco, ma da riuscire comunque a guidare il giocatore e fargli capire in automatico, per esempio,
appena acquisisce una nuova abilità, in quale punto della mappa ha incontrato in precedenza, dove lui non è riuscito ad entrare, gli servirà, ma soprattutto che il design, i vari scenari devono cambiare tra una parte e l'altra della mappa. Questo è fondamentale, perché inserire il giocatore all'interno di un labirinto così gigantesco e fare tutte grafiche simili lo farebbe perdere ancora di più. Chi ha giocato a Symphony of the Night sicuramente si ricorderà invece come era ben diviso. Ogni volta che cambiavi zona c'erano tot livelli che avevano tutti una grafica completamente diversa dalle altre. Poi addirittura su Symphony of the Night c'è la colonna sonora che è fantastica e che basta volendo anche solo quella per farti capire quando cambi proprio zona. Quello che Igarashi vuole dire con questi aspetti è che nei Metroidvania è importantissima l'iterazione tra level designer e game designer, devono quasi essere un'entità unica, perché la mappa e lo scenario diventa una parte fondamentale, se non quella su cui si basa, la più importante, del gioco intero e magari anche della storia stessa. Torniamo invece adesso ai giorni d'oggi. Abbiamo capito più o meno come sono nati i Metroidvania, ma abbiamo visto negli anni, soprattutto da quando c'è Steam, che questo è uno dei generi preferiti per gli sviluppatori indipendenti. Molti giochi indie fanno parte proprio dei Metroidvania. Uno dei primissimi, uno dei più importanti uscito, fu proprio nel 2004 con Cave Story, la storia del robottino Quote che soffre di amnesia e deve esplorare un intero mondo tra nemici e amici che incontrerà per sbloccare i suoi ricordi. E quello è un titolo considerato da tutti come la quintessenza dei giochi indie, perché è stato sviluppato da un'unica persona, da un certo Daisuke Amaya, nel suo tempo libero, e ci ha impiegato ben 5 anni per svilupparlo. Addirittura ebbe così tanto successo che ne fecero una versione migliorata, Cave Story Plus, rilasciato prima su Steam nel 2011, poi su Nintendo 3DS, ma ne fu sviluppato anche un remake in 3D, sempre per Nintendo 3DS, e addirittura un porting per Nintendo Switch nel 2017. Un altro titolo che mi vedete spesso utilizzare, soprattutto nelle mie prove dei vari PC o delle console, è Dead Cells, uscito nel 2018, sviluppato dalla Motion Twin. Un titolo che è sì un Metroidvania, ma in realtà è anche un roguelike, perché introduce la meccanica che quando muori devi per forza ricominciare da capo, perdendo il tuo attuale equipaggiamento. E anche qui il titolo è riuscito comunque ad avere un ottimo successo, perché ha venduto più di 5 milioni di copie ed è stato sviluppato da una ditta di soli 8 membri che in realtà è una cooperativa. Cioè ognuno dei membri al suo interno ha la stessa capacità decisionale degli altri, sono tutti allo stesso identico livello. E pensare che 8 persone siano riuscite a creare un titoletto così ben sviluppato, soprattutto per la grafica in stile pixel dettagliatissima, le ambientazioni che sono veramente perfette, è una cosa che dovrebbe forse far pensare le case un pochino più grandi, anche se in realtà qui cominciamo ad essere un po' borderline, perché al di là della natura rogue c'è anche la questione che tu non puoi tornare indietro sui tuoi passi. Una volta completato il livello passi a quello successivo, ma non puoi tornare a quello precedente, e non c'è nemmeno il respawn dei nemici. Finita la mappa puoi girare quanto vuoi, ma non respawna nessuno, quindi è sì catalogato anche lui come Metroidvania, però vedete che c'è un minimo di flessibilità, per poi alla fine arrivare nel 2017 con Hollow Knight, sviluppato dal Team Cherry, che addirittura non sono 8 ma sono soltanto in 3, e che ha richiesto ben 4 anni di sviluppo, perché il suo primo concept uscì nel 2013, ed è un Metroidvania particolarissimo soprattutto per quanto riguarda la sua grafica, dove noi assumiamo il controllo di questo cavaliere, che in realtà ha neanche un nome, che deve salvare un intero regno per poi combattere direttamente con il suo fratellastro. La storia alla fine è molto simpatica, adesso non ve la spoilerò perché immagino che molti di voi abbiano iniziato a giocare a Hollow Knight dopo tutto il successo che ha avuto nei giorni scorsi Silksong. Sono presenti al suo interno tutti gli aspetti di un Metroidvania, hai la possibilità di potenziare sia le tue abilità che il tuo livello che le tue armi, puoi equipaggiare degli accessori che ti danno certi potenziamenti, la mappa è gigantesca e alla fine sono presenti anche 5 finali diversi, quindi i giocatori troppo hanno da esplorare e da sbloccare per arrivare alla vera fine del gioco. Difatti è entrato nella lista dei migliori giochi di tutti i tempi e ha venduto più di 15 milioni di copie.
Ma ancora più particolare invece è quello che è successo per Silksong, ovvero il suo seguito, che in realtà non doveva nemmeno essere un seguito perché all'inizio era nato come DLC, come contenuto espandibile del primo Hollow Knight. Doveva avere un mondo ancora più piccolo rispetto a quello di Hollow Knight e avere un sistema di quest, di missioni che appunto ti portavano a rivisitare delle vecchie aree. Ma com'è possibile che un titolo che era stato annunciato per il 2018 è riuscito a fare tutto questo casino, ad avere tutto questo diavolo di hype, uscendo alla fine nel 2025, 7 anni dopo? Perché guardate che il primo trailer di Silksong uscì nel febbraio del 2019. Un anno dopo, nel giugno 2020, mostrarono dei nuovi taser, diciamo così, con dei nemici, con degli stralci di gioco. E per 2 anni ci fu quasi il silenzio assoluto, fino a giugno 2022, quando annunciarono con un trailer che lo sviluppo era ancora in corso. Nel 2023 dichiararono che c'era un ulteriore ritardo e nel 2024, quando ormai erano 6 anni che ci stavano lavorando, confermarono che erano ancora al lavoro pesantemente sul gioco, cioè non che era quasi finito, ma che ci stavano sviluppando sopra come dannati. Quindi come cacchio hanno fatto con tutti questi ritardi a non farsi odiare dal pubblico, anzi ad avere tra le mani il gioco praticamente più atteso della storia? Perché come casa di sviluppo hanno fatto le cose per bene. Immaginate un team di 3 persone, che per carità si sarà sicuramente fatto aiutare da studi esterni per alcune parti, che ne so, magari il marketing, alcune operazioni forse di rendering standard, però il grosso del lavoro l'hanno fatto loro 3. Immaginate questo piccolo studio che ha deciso di limitare le loro comunicazioni verso l'esterno per rimanere concentrati nello sviluppo e non essere influenzati sia dalla critica che dai loro stessi fan. Non volevano assolutamente rivelare dettagli del gioco prima del suo rilascio e si presero ben 2 anni di sviluppo, 2 anni, per abbellimenti generali e aggiungere dettagli al gioco. Cioè loro 2 anni fa avevano un gioco più o meno completo, ma non l'hanno rilasciato subito perché l'hanno voluto perfezionare più possibile e loro stessi hanno dichiarato che sarebbero andati ancora avanti, ma ormai tra tutto erano già passati 7 anni, sono stati costretti a rilasciare alla fine Silksong, annunciando però che comunque le modifiche che volevano apportare le apporteranno adesso mano a mano con i vari aggiornamenti. Ma quella che secondo me è stata la loro scelta migliore è quella di non aver fornito Silksong in anteprima alle varie testate giornalistiche, ai critici che si occupano apposta di recensire prima che vada alla massa, perché non sembrava loro giusto dare prima il gioco a queste figure che ai giocatori e a chi li aveva sostenuti su Kickstarter. E questo gioco, venduto a meno di 20 euro, appena uscito, ha impallato, in qualche caso bloccato del tutto, le 3 piattaforme dove era acquistabile. Il genere Metroidvania, come ormai avrete capito, è uno dei miei preferiti. Io sono un amante dei giochi di ruolo, ma i Metroidvania ti danno quella possibilità di avere degli aspetti molto simili al gioco di ruolo, permettendoti di giocare più in tranquillità e più velocemente. Chi ha giocato ai veri Final Fantasy, quelli per PlayStation 1, sa benissimo che se li vuoi completare al 100% ci vogliono 80-90 ore di gioco, se non di più, e che comunque una volta che ti piazzi lì davanti tra incontri casuali eccetera non fai mai una partita più corta di 2 o 3 ore perché banalmente non riesci a fare nulla con meno tempo. Ad un Metroidvania tu invece ti puoi collegare, che ne so, adesso che hai una mezz'oretta libera vai un pochetto avanti, salvi lo stato e poi riprendi. Sono molto più accessibili, ma non è il classico platform dove fai sempre la stessa cosa, scopri nuove aree, prendi nuovi oggetti, nuove abilità, ti porta comunque un concetto di evoluzione più che di semplice sfida, e questo secondo me è uno degli aspetti per cui sono sempre ben accetti, perché comunque è un genere che ha la sua utenza e che, come avete visto con Silksong, non è nemmeno tanto piccola come utenza. È vero che adesso stanno venendo fuori tutte le varie critiche tipo è troppo difficile allora lo facciamo più facile, queste purtroppo sono fisiologiche e in realtà non fanno nemmeno bene al titolo, secondo il mio parere, Però vorrei tanto che le case più grandi si facessero un piccolo esame di coscienza, perché loro stessi si sono lamentati
lamentati del fatto che Silksong costasse solo 20 euro e dicono: buoni, oh, l'avete messo veramente troppo basso come prezzo, è sproporzionato rispetto ai nostri che sono troppo alti. Io capisco che una ditta grande deve pagare tutti i suoi dipendenti eccetera, ma se bastano 3 persone per ottenere un successo del genere, non dico che ce li devi tenere 7 anni a sviluppare, però un piccolo rametto di tutta l'azienda ce lo vogliamo mettere a sviluppare questi giochi simil indie che forse magari ve fanno capire quello che interessa veramente a noi giocatori? Ma questi sono discorsi già fatti che non voglio ripetermi a vita. La cosa particolare dei Metroidvania è che c'è un acceso dibattito su quali dovrebbero essere inclusi e quali no. Quello che vi ho accennato prima, per esempio, perché gli Zelda non ci sono dentro, perché non è a scorrimento in 2D eccetera. E no, però, perché in realtà ci sono anche giochi 3D catalogati come Metroidvania, addirittura lo stesso Batman Arkham Asylum, perché devi sbloccare delle abilità per passare da un livello all'altro e più o meno la mappa è abbastanza circoscritta come si fa di solito su questo genere. Ma ci sono anche un paio di titoli di Spider-Man che vengono considerati come Metroidvania. Allora tu dici: scusa un attimo, ma se questi me li consideri tali, allora Resident Evil che è? Resident Evil dovrebbe essere l'apoteosi dei Metroidvania, cioè se non devi andare a trovare in giro lì gli oggetti che ti permettono di aprire nuove aree della mappa, io non lo so che altro intendi per Metroidvania. E qui si creano tutti quei vari filoni che ti dicono: ma Resident Evil in realtà non devi sbloccare delle abilità per accedere alle nuove aree, ma sono degli oggetti. Quando torni indietro non respawnano i nemici, ok, ma non lo fanno nemmeno su Dead Cell e quello comunque è considerato Metroidvania. C'è un dibattito accesissimo dove in realtà non ha né ragione né torto nessuno, perché non è che c'è un ente che certifica i titoli che ricadono nel genere Metroidvania. Forse è più una convenzione. Uno ci prova a dire questo titolo è Metroidvania, poi se non trova tante persone che gli vanno contro, ok, allora c'ho ragione. Personalmente, secondo me, a parte qualche piccola eccezione per quanto riguarda i titoli 3D, i Metroidvania sono titoli in 2D, al massimo 2.5, cioè con delle componenti sullo sfondo in 3D, cioè che comunque si muovono soltanto in una direzione, con scorrimento laterale, cioè che devi passare da uno scenario all'altro, e che hanno anche delle componentistiche da gioco di ruolo, vedi armi, vedi abilità, equipaggiamenti, eccetera. Questi, perlomeno per come li vedo io, sono i veri Metroidvania, di cui il primo in assoluto della storia, secondo me non è Super Metroid o Metroid, ma è proprio Symphony of the Night, perché questo è il primo titolo dove hanno aggiunto seriamente delle componentistiche da gioco di ruolo rispetto, per carità, a qualche piccolo equipaggiamento, a un inventario presente su Super Metroid. A questo punto sono abbastanza curioso di sapere qual è il vostro Metroidvania preferito, quindi se volete scrivetemelo sotto, ma più che altro quei titoli che voi reputate che potrebbero appartenere a questa categoria ma che non gli è stato affibbiato il genere. Vedi per esempio Resident Evil 2, che secondo me ci poteva anche entrare. Bene ragazzuoli, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!